Cari amici di Crazy Motor Life, uno special World Superbike. Carlo, ma abbiamo visto che a Manicure se ne sono stesi in tanti, tra cui i top rider come Bautista, come Toprak, come Giorni Rea. Che notizie abbiamo? Saranno presenti a Cremona o no? Sì, a Manicure c'è stata una cosa che non succedeva da Jerez 2013, cioè è partita una gara senza campioni del mondo. Non era mai successo. L'ultima volta appunto è stata la gara Jerez 2013 nella quale si è laureato campione del mondo Tom Sykes, ma in quella gara non era ancora campione del mondo e lo stesso si è verificato a Manicure, però a Manicure perché abbiamo perso momentaneamente i 3 campioni del mondo. Dunque ci saranno, è una bella domanda, però al momento non abbiamo nessuna sicurezza che saranno in pista. Entrando nel dettaglio, Toprak diciamo non ha nessun problema fisico, nel senso non si deve curare, ma deve riprendere da un infortunio brutto, ha ancora un polmone, quello destro, sotto controllo, è debilitato e soprattutto non si può allenare. È in Italia in una struttura proprio adatta con medici e fisioterapisti proprio per seguirlo in questo cammino, però mancano 12 giorni a Cremona, non si sa se sarà in condizioni di correre e anche se correrà poi come correrà, cioè non si può allenare al momento se non proprio in modo molto blando. Lo stesso problema ha Alvaro Bautista che si è rotto una costola e Alvaro invece non deve fare assolutamente se non stare fermo, perché le costole lo sappiamo non si può intervenire chirurgicamente, non si può fare nulla, bisogna solo stare fermi a riposo, benissimo, ma anche lui non si può allenare e quindi lui è quello tra i 3 secondo me messo meglio tra virgolette, nel senso che a mio parere lui andrà a Cremona e correrà. Come correrà, in quali condizioni fisiche, in quale stato di allenamento, questo lo vedremo perché comunque non sarà assolutamente al 100%. Dei 3 quello che mi fa un po' più paura, nel senso che ha un infortunio che alla fine è già risolto, nel senso è stato operato Jonathan Rea al pollice perché praticamente se l'è talmente grattato per terra e si vede nel video, se guardate il video della sua caduta, lui proprio ha questa mano incastrata sotto e la moto la trascina questa mano fino a quando si ferma. Non ha nessuna frattura, ma si è completamente portato via un pezzo di mano e quindi è stato operato, sta facendo la camera iperbarica per accelerare la guarigione, la cicatrizzazione delle ferite, delle abrasioni eccetera, però anche lui non si può allenare se non in modo molto, molto leggero, quindi lui ho paura invece che avendo questo problema alla mano destra che è proprio l'acceleratore, forse è quello che farà più fatica a correre, forse i medici non gli daranno neanche l'autorizzazione per correre e anche lui grosso punto interrogativo perché se potesse correre, chiaramente lui farà di tutto per correre, ma in quali condizioni? Cioè potrà fare delle infiltrazioni per il dolore e tutto quanto, ma come potrà muovere quella mano, quel pollice? Quindi veramente siamo in un campo insomma pieno di punti interrogativi e ripeto, a mio parere correrà al 90% Bautista, al 60-70 Toprak e al 50 Jonathan Rea, però poi vediamo perché nel frattempo invece i loro avversari si stanno allenando, Iannone sta provando a Aragon, cioè voglio dire gli altri non è che li aspettano e quindi il round di Cremona potrebbe essere molto molto importante per l'assegnazione del titolo perché con 55 punti tra Toprak e Bulega, se Toprak non dovesse correre o potesse correre diciamo in condizioni così non certo al 100% e se Bulega recupera altri 20-30 punti ragazzi andiamo alle ultime 3 gare con 2 piloti praticamente appaiati in testa alla classifica, quindi aspettiamo e poi vediamo anche Toprak a parte Cremona come recupererà dopo. Cremona non arriverà al massimo ma poi perché i round sono tutti attaccati via da Cremona andiamo ad Aragon, via ad Aragon andiamo subito a Estoril e la settimana dopo a Jerez, quindi abbiamo 3 gare in 4 settimane. Ci dobbiamo aspettare la riapertura del titolo? Sì, ripeto, già ora secondo me è aperto perché 55 punti sono meno
dei punti che vengono assegnati in un round. Quindi se facciamo un'ipotesi che speriamo chiaramente non si possa avverare, ma se Toprak viene dichiarato Toprak arriva a Cremona, i medici lo visitano e dicono no, questo non può correre. Ragazzi, il campionato è più che riaperto. Però ecco, la cosa ancora più incredibile è che su tutto c'è un'altra incognita, che è Cremona. Chi va forte a Cremona? Bulega sarà l'uomo da battere a Cremona, o lo sarà Sam Lopes, o lo sarà Bassani? Cioè non sappiamo. Quindi l'incognita nell'incognita sarà veramente un round che mi dispiace per quelli che andranno a vedere la MotoGP a Misano, insomma. Carlo, Cremona del bianco potrebbe essere quello che rompe un po' gli equilibri? Ma senti, a Manicur è andato bene in tutte le condizioni, asciutto, bagnato, umido, cioè, caldo, freddo e qualsiasi cosa. Ha subito preso confidenza con una moto che lui non conosceva, perché tra la sua moto R1 e quella che trovava a Manicur è proprio, non sono neanche parenti, l'unica cosa forse era il colore, che sono tutte e due blu, e si è ambientato immediatamente. C'ha una grande voglia di fare, di dimostrare su una pista che al contrario degli altri conosce bene, insomma, e questa volta corre col team MX Racing e sarà una wild card, mentre a Manicur sostituiva Egerter, e invece Egerter dovrebbe tornare, ma comunque sia lui corre con MX Racing, quindi al fianco di Bradley Ray. Il team, anche lui, cioè, veramente, ho parlato con Sandro Carusi, lo aspettano a braccia aperte per avere un confronto, anche perché sai, avendo solo un pilota, molte volte se il pilota ti dice questa moto ha un problema e tu non hai modo di non è che puoi dire no, però avere un altro pilota con la stessa moto servirà molto al team, anche per avere proprio un confronto, e quindi ci tengono moltissimo, e può essere veramente una bella rivelazione. Non penso sia in grado di vincere, ma sai, chi dava vittorioso Spinelli ad Asse? neanche il papà di Spinelli sono sicuro che lo dava come vincitore. Quindi per questo flash è tutto, seguiteci, iscrivetevi al canale. Ciao Carlo e grazie. Ciao, grazie a te.